Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Nel video di oggi vorrei farvi alcune proposte di lettura. Le proposte di lettura che vi farò sono principalmente indirizzate a studenti di livello base, quindi di livello A1, A2. In questo video parlerò di libri abbastanza semplici. Non è escluso che anche altri studenti vogliano leggere questi libri, quindi se vi interessano le proposte di lettura in generale, potete continuare a guardare questo video, anche se il vostro livello è un po' più alto. Inizierò col proporvi dei libri facili e concluderò questo video proponendovi delle letture un po' più complesse, tra virgolette complesse, delle letture che vi permetteranno di avvicinarvi al livello successivo, quindi ad un livello intermedio. Innanzitutto, un'idea per iniziare a leggere in italiano è trovare la traduzione italiana del vostro libro preferito o di un libro che vi è piaciuto tantissimo. Così sapete già di che cosa parla e potete concentrarvi sulle parole e sulla lingua, senza preoccuparvi troppo di non riuscire a capire tutto. Un'altra opzione è quella di leggere i fumetti, quindi la narrativa a fumetti, perché le immagini aiutano a capire che cosa succede. Anche con i fumetti potete leggere la versione italiana del vostro fumetto preferito, se esiste, oppure potreste provare a leggere dei fumetti italiani. La prima proposta di lettura di questo video è proprio un fumetto che si intitola A prima vista e vede come protagonista Diabolic, il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. I dialoghi sono essenziali in questo fumetto breve, sono solo 20 pagine, perciò lo trovo adatto a chi vuole avvicinarsi alla lettura in italiano. La cosa ottima è che potete leggere questo fumetto su internet gratuitamente. Vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. La seconda proposta di lettura che vi faccio in questo video è la seguente. Adriano, una giornata qualunque di Vincenzo Santoro. Questo è un racconto scritto appositamente per voi che siete studenti di lingua italiana ed è scritto appositamente per un livello A1, A2. Il racconto è diviso in brevi capitoli e alla fine di ogni capitolo ci sono degli esercizi per mettere in pratica, per esercitare ciò che avete imparato nel capitolo letto. Il tempo principale della narrazione è il presente indicativo. Un'altra proposta di lettura che ho piacere di farvi in questo video è la seguente. La casa sulla scogliera di Cinzia Medaglia. Anche questa è una lettura graduata. Anche qui la storia è divisa in brevi capitoli e alla fine di ogni capitolo no! Il CD è cascato. Ci sono gli esercizi. Il racconto è caratterizzato da frasi brevi e narrazione principalmente al tempo presente, quindi anche questa è una lettura molto semplice. Entrambi questi libri hanno l'opzione di ascoltare i vari capitoli in formato audiolibro. Il terzo libro che vi consiglio si intitola Che tempesta, 50 emozioni raccontate ai ragazzi, di Umberto Galimberti e Anna Vivarelli. È una raccolta di brevi racconti che trattano episodi di vita quotidiana, ma anche miti, leggende, incentrati sulle emozioni. In ogni pagina c'è un breve testo che spiega che cos'è quell'emozione e racconta un piccolo aneddoto. Lo trovo veramente interessante
perché permette di imparare tante parole nuove. Allora, siamo giunti alle ultime 3 proposte che vi farò in questo video e che sono quelle che vi possono avvicinare al livello intermedio. Quindi ci troviamo a metà strada tra livello base e livello intermedio. Questi 3 libri, secondo me, secondo il mio giudizio, si posizionano proprio tra il livello A2 e il livello B1, quindi potrebbero essere molto utili per fare quel passo in avanti. Il primo che vi consiglio è Dove mi trovo di Jhumpa Lahiri. Se seguite il mio canale da un po' di tempo sapete che Lahiri è un'autrice che mi piace molto e i cui libri consiglio spessissimo. Mi pare che questa sia però la seconda volta che parlo di questo libro qui sul canale. Di solito parlo sempre dell'altro suo libro che si intitola In altre parole. Oggi cambio, oggi voglio consigliarvi questo. Si tratta di una raccolta di brevi pensieri, in qualche modo. Ogni capitolo è breve e tratta di episodi di vita quotidiana. Per esempio, qui ho aperto alla pagina 63, questo capitolo si intitola In biglietteria, a casa mia, al museo, eccetera, eccetera. Quindi sono dei brevi racconti molto personali, ma anche molto situazionali. Quindi può essere estremamente utile per imparare del vocabolario nuovo relativo ad una determinata situazione della vita quotidiana. Dal punto di vista linguistico ritroviamo frasi brevi, però i tempi verbali sono più variegati, cioè troviamo il presente indicativo, il passato prossimo indicativo, il futuro indicativo, qualche congiuntivo presente qua e là, insomma, penso sia una buona opzione per appunto fare quel passo in avanti. Per lo stesso motivo vi consiglio Io e te di Niccolò Ammaniti. Anche questa storia è suddivisa in brevi capitoli. Il tempo principale della narrazione è il passato prossimo. Lo descriverei come un piccolo romanzo di formazione, perché il protagonista è un adolescente di Roma che impara a diventare grande, grazie anche all'aiuto di altri personaggi. È molto carino, dal punto di vista linguistico è molto reale. In ultimo vi consiglio Vite da favola di Carmela Torelli. È una raccolta di brevissimi racconti biografici su alcuni personaggi storici molto famosi e molto importanti. La lingua è estremamente essenziale, come anche il racconto delle vite di questi personaggi. L'elemento di difficoltà in questo libro è rappresentato dall'uso del passato remoto, quindi il tempo della narrazione è al passato remoto. Però, anche se il passato remoto è un tempo complesso e difficile, è allo stesso tempo molto intuitivo. Quindi, per esempio, se io leggo una forma verbale coniugata al passato remoto, è molto probabile che io riesca a riconoscere qual è il verbo anche senza aver studiato il passato remoto. Per esempio, se io dico Maria si dedicò, che verbo è? È il verbo dedicarsi. Maria non vide più la sua adorata mamma, può vedere, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il passato remoto è un tempo verbale che prima o poi si deve affrontare perché è il tempo della narrazione scritta. Quindi se leggete un qualsiasi romanzo in italiano troverete il passato remoto. In questo libro potete approcciarvi al passato remoto senza difficoltà, senza che questo rappresenti un ostacolo alla comprensione. Io ve lo consiglio, poi decidete voi che cosa fare. Insomma, queste sono delle mie proposte, non sono degli obblighi di lettura, sono solo delle proposte, quindi poi
in base a come vi sentite, a cosa volete fare, decidete. Per il momento non ho nient'altro da consigliarvi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!